Ciao a tutti, una veloce premessa per chi non sappia di cosa stiamo parlando. Lunedì Apple ha lanciato il suo nuovo dispositivo a distanza da 9 anni dall'ultimo, ossia l'Apple Watch, e a distanza di 15, quasi 16 anni dall'iPhone. È un dispositivo di realtà mista, ossia simile a un dispositivo di realtà virtuale, ma che sovrappone le immagini virtuali a quelle della realtà reale, appunto. Contiene un secchio di tecnologia, più di ogni altro dispositivo che abbiamo mai visto. Ha telecamere fuori ad alta qualità per riprendere l'ambiente circostante, ma anche all'interno per vedere il nostro movimento pupillario dei muscoli del nostro viso. Un sensore LiDAR per vedere la profondità nello spazio, una potenza di calcolo incredibile perché ha un M2, ossia lo stesso dei portatili Apple, più un nuovo chip R1 che cerca di gestire tutti questi sensori. Apple ha ripetutamente messo l'accento sul fatto che questo non è un dispositivo che ci isola, ma che permette l'interazione, permette costantemente di vedere cosa succede al di fuori delle nostre finestre virtuali. A queste viene posto un senso di materialità, addirittura un'ombra per dare a noi un maggior senso di cognizione della profondità delle cose, e anche agli altri, perché è stato posto uno schermo anche al di fuori del visore e che permette agli altri di vedere i nostri occhi ricostruiti in realtà tramite un avatar in 3D che batte le ciglia e si muove esattamente come facciamo noi all'interno. Cosa un po' creepy, sinceramente. Ora, questo non vuole essere un video di recensione di quanto è stato presentato, ce ne sono già tantissimi, la maggior parte hanno avuto molto più timing del mio e sono usciti il giorno stesso o il giorno dopo, ma non è quello di cui voglio parlare. Ora, per una volta voglio partire dalla fine, dalle conclusioni, perché l'unica cosa di cui si è parlato in questi giorni è il prezzo. Apple Vision Pro starts at $34.99. È stato annunciato infatti per $3.500, che in Italia trattasse d'altro sarà anche 4.000 euro. E sono partiti una serie di meme come al solito su questo argomento. Voglio partire quindi dalla fine per far risparmiare tempo a chi non ha voglia di stare a ascoltare tutto. Secondo me 3.500 euro ci stanno. La scelta di Apple sicuramente è stata più che ponderata e deliberata. Questo dispositivo non nasce per conquistare il mercato, non nasce per essere venduto a tutti. Vediamo un attimo i motivi. Il primo motivo è che Apple chiaramente con questo prezzo non si rivolge a tutti, ma si rivolge a un piccolo segmento di entusiasti e professionisti che apriranno la strada per chi verrà dopo. Questi entusiasti potrebbero essere ad esempio dei programmatori di codice oppure dei creator di contenuti che vogliono anticipare tutti gli altri nel maneggiare questa tecnologia, oppure potrebbero essere semplicemente degli appassionati che vogliono essere tra i primi a mettere le mani sul futuro. In ogni caso questi primi acquirenti dovrebbero essere consci del fatto che questo primo dispositivo funziona per miracolo, è stato assemblato un po' con la colla, si tiene insieme ma non lo scuotere troppo. Verrà sicuramente rapidamente surclassato da tutte le generazioni successive della stessa Apple o anche di altre aziende. Questo è già successo in passato, basta che guardiamo il primo iPhone, il 2G. Era pieno di imprecisioni e problemi, per quanto proiettasse tutto nel futuro che poi abbiamo visto, è stato ampiamente surclassato dal 3G uscito solo 6 mesi dopo, e questo a sua volta era ancora un po' legnoso. Il 3GS è stato il primo iPhone che effettivamente funzionava benino e possiamo definire l'iPhone 4 come il primo dispositivo completo. Stessa cosa per l'Apple Watch, non so se qualcuno di voi ha avuto il primo, quello che poi è stato denominato Serie 0, ma era veramente un pezzo di legno rispetto già a quello successivo dell'anno dopo, il Serie 1, ed era talmente lento che tantissime operazioni, per quanto possibile, erano talmente lente che si faceva prima a tirare fuori il telefonino dalla tasca. Chi prenderà questo dispositivo quindi dovrebbe essere conscio del fatto che sta un po' buttando i soldi, perché sicuramente le iterazioni immediatamente successive saranno molto migliori e quindi più durevoli nel tempo. Il secondo motivo è che, per quanto anche a me piacerebbe avere un gioiello di questo tipo al prezzo di un MetaQuest o anche un MetaQuest Pro, il costo è purtroppo appropriato, questo per vari motivi. Innanzitutto lo sviluppo che ha avuto, parliamo di circa 7 anni, quindi tutti i costi di progettazione necessari. La tecnologia che contiene è all'avanguardia, molti dei pezzi che sono stati costruiti sono stati fatti apposta per questo visore, si parla di circa 5.000 brevetti. Pensiamo ad esempio ai due schermi che sono impiegati davanti agli occhi, sono degli schermi 4K, cioè contengono gli stessi pixel di uno schermo di un iPhone ma ridotti di 64 volte, quindi sono molto più densi. Questo serve a evitare l'effetto reticolato essendo molto vicini all'occhio, e sono stati realizzati appositamente da Sony, che al momento li produce esclusivamente per Apple, non sono stati impiegati in nessun altro dispositivo fino ad ora. Ne hanno produzione molto scarsa ed hanno un costo di produzione a loro volta elevato. Oppure pensiamo alla potenza di calcolo. Viene utilizzato un processore M2, che è lo stesso dei portatili Apple, che tuttora a distanza di 2 anni non ha un reale competitor nelle altre architetture impiegate nella costruzione dei cellulari o dei PC. E questo ci porta al terzo motivo per cui il vantaggio è appropriato. Non esiste un'altra azienda in grado di competere tecnologicamente con tutto questo. Non esiste insomma all'orizzonte un Google Pixel Vision o un Samsung Galaxy Vision Ultra. È possibile che queste aziende non riusciranno a mettersi a paro prima di qualche anno, e l'unicità, si paga. Insomma, questo dispositivo rispecchia appieno la strategia a cui ci ha abituato Apple negli ultimi 20 anni, ossia non inventare nulla di nuovo, prendere tecnologie in qualche maniera che già sono nell'aria, già sono conosciute,
ma rifinirle a un punto tale da porsi al vertice del mercato e poi dominarlo da lì. Non fare i prodotti per tutti. Arriveranno poi nel tempo dispositivi che ricopriranno tutte le fasce di mercato da parte di Apple stessa o di altre aziende, più probabilmente, e questi saranno magari meno performanti nel complesso, ma andranno a ricoprire delle fasce specifiche come la produttività, vedi il MetaQuest Pro, oppure il gaming come il MetaQuest 3, e probabilmente ne verranno fatti di ancora più economici e destinati alla fruizione di contenuti e a un pubblico ancora più casual. Voglio dire, la possibilità di utilizzare finestre virtuali per fare browsing su internet o per vedere un film a grandezza IMAX dal proprio divano esiste già. Io lo faccio da circa 4 anni grazie al Quest, ma il Vision Pro di Apple si è posto come prodotto talmente innovativo che solca la strada per tutto il resto dell'industria. E questo, di nuovo, l'abbiamo già visto succedere con iPhone, con gli smartwatch e con le cuffie wireless. E la sensazione di questi giorni è proprio quella di vivere di nuovo il 2007, quando è stato annunciato il primo iPhone. All'epoca spendere 500 euro per un telefono sembrava una follia, sì, all'epoca era anche economico. Se lo facevi venivi visto come uno che amava buttare i propri soldi. I BlackBerry sembravano un telefono troppo avanzato e troppo ben congegnato per essere sostituiti così facilmente. E gli smartphone sembravano nel complesso un prodotto troppo avanzato e complesso per diventare un fenomeno di massa. Sappiamo tutti come è andata a finire. Spero che si possa smettere presto di parlare del prezzo di questo contenuto e parlare invece delle sue implicazioni. Apple l'ha definito il primo computer spaziale, cioè che va a proseguire la strada iniziata dai computer personali e continuata poi dai computer mobili degli smartphone. E per permettere questa tecnologia ha introdotto un nuovo sistema di interazione tra uomo e macchina. Se prima ha diffuso il mouse e poi ha diffuso il multitouch, in questo caso la gran parte del controllo avverrà semplicemente con il movimento dell'occhio. Cioè è possibile selezionare dove vogliamo interagire semplicemente guardandolo. Tutte le persone che l'hanno già provato sono rimaste impressionate dalla precisione di questo tipo di tecnologia che permette di individuare anche i link più piccoli e lontani e dà una sensazione di lettura del pensiero. Al contrario di tutti i visori usciti finora che mettevano l'accento sull'immersività a discapito poi dell'isolamento dell'ambiente, Apple al contrario lungo tutta la presentazione ha costantemente insistito sul fatto che questo dispositivo è fatto per interagire, permette costantemente di vedere cosa succede attorno, a meno che non si scelga di isolarsi, tramite una rotella che è stata messa lì apposta. E cavolo, hanno messo apposta uno schermo rivolto verso l'esterno che permette alle altre persone di vedere i nostri occhi, che non sono quelli reali ma sono ricostruiti in tempo reale in 3D. Cioè, solo questa tecnologia, che non ha nessun impatto sull'utente, è un costo aggiuntivo per il visore che è stato ritenuto essenziale e non rimovibile nell'esperienza di questo dispositivo. Ma nonostante questo, chi è che non ha avuto quella sensazione distopica nel vedere persone sedute sul divano che fissano il vuoto, interagendo con oggetti che tutti gli altri non vedono? Non vi ha fatto anche a voi un po' di 1984? È veramente questa l'evoluzione che vogliamo nella prossima società? E poi, questo Vision Pro come si va a inserire nella galassia di tutti i dispositivi che già abbiamo? È molto meno trasportabile di un telefono, quindi penso che verrà utilizzato primariamente a casa. E allora, può rendere obsoleto un tablet o un PC o una console da gioco? E, ammesso che renda davvero possibile lo svolgimento di operazioni che prima facevamo in maniera più efficace, divertente, immersiva o intuitiva, questo può rendere davvero possibile qualcosa che prima era impossibile? O è solo uno sfizio? Perché questo è stato il vero motivo del grande successo degli smartphone. Il fatto che ci mettessero in tasca un computer connesso a internet, un lettore MP3, una fotocamera, una livella, una calcolatrice, una torcia, un navigatore satellitare e tanto altro ancora. Cosa ci dà questo visore oltre alla possibilità di vedere film in 3D? Cosa che comunque era già possibile da anni. Ecco, credo che tutte queste domande siano molto più interessanti del fare meme sul prezzo esagerato o cos'altro puoi comprare con $3.500. Ovviamente, se vi va, parliamone qui sotto nei commenti, sono curioso di sapere cosa ne pensate. Ora, ho cominciato con le conclusioni, quindi lasciatemi finire con l'introduzione. In questo canale voglio parlare occasionalmente di tech. Da appassionato di tecnologia voglio condividere e discutere con voi riguardo quei dispositivi che effettivamente portano beneficio nella vita di tutti i giorni. Grazie di avermi seguito fino a qui e a presto. Bella!